Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di maggio 2025. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del Capricorno. Può esserci un momento di fermo, di stand-by. Tenete presente che comunque questi momenti servono per vedere le cose in prospettiva, da un altro punto di vista. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare ascendente o segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, e poi c'è anche il link per il seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Comunque io tutte le novità, le promozioni, metto sempre tutto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per gli amici del Capricorno. Cominciamo con un carro, 4 di coppe, 6 di coppe, 5 di bastoni, un 8 di coppe, che mi richiama un pochettino l'energia del carro effettivamente. Abbiamo l'asso di spade, un 7 di bastoni, ragazzi. E il re di coppe. Non male le carte. Diciamo che adesso vediamo quali sono le energie, l'andamento diciamo del mese in generale. Dopodiché, ragazzi, andrò a fare le varie casistiche, quindi andiamo a vedere i single, le coppie, le persone che sono in una relazione extra, insomma andrò a fare un pochettino tutte le casistiche. Dunque, partiamo con questo carro, che è una carta che indica o un momento di scelta che dovrete affrontare inizio maggio, potrebbe rappresentare un viaggio, potrebbe rappresentare uno spostamento, un cambio anche di idea, devo dire. Allora, abbiamo la luna, un 9 di bastoni e il sole. Che interessante, luna e sole. Ed è proprio come mi viene da dire, da un lato potrebbe esserci il lato empatico, il lato emotivo, il lato un po' passivo, dall'altro con il sole questo lato espansivo, questa voglia di relazione, di espansione, di esplorazione anche. Però c'è anche un 9 di bastoni in mezzo, come se ci fossero delle barriere, degli ostacoli. Andiamo a vedere. Ok, il 4 di coppe è spiegato da un 7 di bastoni e dalla morte. Qui c'è come qualcosa che voi non vedete, non prendete in considerazione e che avete bisogno probabilmente di trasformare. Avete già due carte che mi parlano di difesa. Non so se vi state difendendo da qualcuno o da qualcosa, però è come se avesse degli schemi protettivi da dover rielaborare, probabilmente per quello che avete l'appeso, perché vi dà modo di rivedere il vostro punto di vista. Andiamo a vedere il 6 di coppe.
6 di pentacoli e 4 di pentacoli. Allora, devo dire che con questo 6 di coppe c'è qualche richiamo all'infanzia, a qualche sogno del passato, potrebbe essere anche qualcuno che avete conosciuto in passato e vi dico che avendo anche un 6 di pentacoli potrebbe iniziare o riprendere qualche tipo di relazione o di conoscenza, di contatto anche solo. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Giustizia. È come ragazzi se arrivasse il momento di smettere di lottare, smettere di difendersi. Per quello che c'è la morte, come se avessi bisogno di rigenerare un po' questa attitudine nel mese di maggio, nei confronti del mondo e anche di voi stessi magari. C'è la voglia effettivamente di andare oltre, abbiamo il carro, il 2 di bastoni, l'8 di coppe, andiamo a vedere questo 8 di coppe. Torre e fante di coppe. Datemi una carta per questa torre. Mm. 10 di pentacoli. È come se, scusatemi, con questo spostamento, qui abbiamo la famiglia da un lato, l'infanzia dall'altro. Probabilmente è un qualche tipo di situazione che state vivendo da parecchio tempo, che vi è molto familiare e il muovervi da questa situazione o il trasformare ehm, questa vostra attitudine, questo vostro modo di fare è come se fossero due cose collegate. Il movimento, quindi il fatto di spostarvi, di cambiare idea, io lo dico per il carro, può arrivare a riequilibrare, qui abbiamo anche il 6 di pentacoli che è l'arcano minore della giustizia, qualche tipo di relazione. Vi dico, qui si potrebbe trattare di una relazione che in qualche modo ha a che vedere con la famiglia o quella che avete creato o potrebbe essere la famiglia di uno dei due. Adesso poi arriverò anche ai single. Andiamo a vedere l'asso di spade. Il papa, la regina di bastoni e la temperanza. Mm. Andiamo a vedere anche il 7 di bastoni, che tra l'altro è una carta che si ripete. Abbiamo il 9 di coppe. Guardate, sì, ma è il vostro sistema difensivo che cambierà, il modo in cui vi difenderete. Guarderete le cose da un'altra prospettiva, secondo me. Abbiamo 9 di coppe, matto, 7 di coppe e 10 scusatemi, di bastoni. Andiamo a vedere anche il re di coppe. Due di spade e asso di spade. Allora, io ho la sensazione che il tema del mese sarà appunto il prendere questa decisione. Con la carta della peso ci potrebbe essere un altro tipo di valutazione, un momento, diciamo, di riflessione in più, perché secondo me il prendere questa scelta potrebbe rompere gli equilibri che si sono creati fino ad adesso. Diciamo che per ricreare qualcosa bisogna prima distruggere quello che c'è e poi creare una nuova realtà. Ma qui ho come la sensazione che qualcuno non voglia ammettere qualcosa, fondamentalmente, o non voglia accettare qualcosa.
Andiamo a vedere settore per settore. Allora, se siete single, ragazzi, credo che allora, per qualcuno il carro potrebbe riguardare un viaggio da fare con qualche amico, con qualche conoscente, con qualche persona, siccome c'è anche la luna, magari è un amico di vecchia data, un amico, un'amica di infanzia. Vi dico, potrebbe essere una persona che ehm, avete sottovalutato fino a questo momento. ehm, e secondo me potrebbe, diciamo, non è una vera e propria relazione romantica, però una relazione dove ci si può aiutare l'un l'altro. Penso che potrebbe anche essere una relazione piuttosto equilibrata. L'unica cosa che vi dico è che potrebbe, insomma, arrivare una notizia effettivamente che vi lascia un po' così. Guardate, ho la sensazione che questa persona sia sposata, perché ce l'ho in diversi punti e questo potrebbe essere un problema per qualcuno. Mm? Se così non fosse, se magari avete anche già qualcuno in testa, ho come l'idea che maggio potrebbe essere un mese dove spingerete un pochettino per ufficializzare la relazione, per concretizzarla, per farla andare al passo successivo. È come se aveste bisogno di una spinta, di andare oltre, di rompere certi schemi di comportamento rutinari. C'è bisogno di innovazione in questa relazione, in questa conoscenza. Vabbè, magari è anche già una relazione, comunque. Per le persone che invece sono in una relazione, io qui sento che non andrà male, ragazzi. Probabilmente avrete tanti schemi, tante barriere da dover abbattere. Ci sono diverse sfaccettature della relazione da poter rivalutare. Però ho anche l'idea che questa rivalutazione vi farà vivere proprio la coppia in modo diverso, la relazione verrà vissuta in modo diverso. Diciamo che da un lato è come se fosse un test per la relazione, il fatto che mm, lascerete andare certi dettagli, non vi attaccherete più a tutto, ci sarà proprio come un cambio di atteggiamento nei confronti dell'altro e questo effettivamente potrebbe essere un motivo di reazione, un motivo di miglioramento. Per altri invece, soprattutto se la relazione non va più tanto bene, devo dire che nonostante i vostri tentativi, mm, non c'è proprio tutta questa fiducia nel fatto che la relazione possa migliorare. Quindi secondo me qui quello che vi vuole dire questo appeso è o accettate la cosa così com'è, oppure decidete di continuare a spendere energia ehm, oltre i livelli che potete permettervi fondamentalmente. Qui c'è bisogno di un po' più di partecipazione da parte dell'altro, ma anche da parte vostra, perché vi sento abbastanza statici, sfiduciati, senza forze, un po' stanchi, e invece c'è bisogno forse di migliorare il dialogo con il o la vostra partner nel mese di maggio, perché effettivamente potrebbero venir fuori punti di vista che fino adesso non avete considerato. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione non ben definita o extra, sento che si farà un po' buon viso a cattivo gioco in questo caso, cioè c'è chi chiuderà un occhio, chi ne chiuderà tutti e due. Ehm, c'è qualcosa che viene a galla, perlomeno una presa di consapevolezza da parte vostra c'è, ma farete finta di niente. Io ho come questa sensazione, no? Come se va bene, faccio finta di niente perché mi va bene così, me lo faccio andare bene così. Ho come questa ideologia. Scusate, è un'idea, non è un'ideologia. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi vogliono dire in più.
sono tante. Ok, una sola per piacere, grazie. Ok, fotografia. Questa carta vi invita a guardare le foto, parla di sentimenti di nostalgia, abbiamo un 6 di coppe, ma infatti ho come l'idea che sia una persona che conoscevate tanto tempo fa e con la quale possiate rivedere delle foto vecchie, magari dell'infanzia, delle scuole, e poi vi invita anche a fare nuove memorie, cioè a creare nuovi ricordi, a fare esperienze con questa persona e a immortalare questi momenti. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Ok, allora anche qua sono tantissimi. Fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia, proprio quella che voi non avete con questo matto al contrario. Ve l'ho detto, vi sento un po' scarichi, un po' così come per dire, cioè scarichi no, rassegnati un po' a dover trainare voi il carretto. È proprio questa la sensazione che ho, amici del Capricorno. Poi abbiamo amore non corrisposto. Guardate, ve li metto di qua così si vedono. Non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare. Iniziamo con l'amicizia, ragazzi. Qui abbiamo con la carta del sole, poi chi lo sa. Però è interessante il livello di compagnia, di familiarità che voi nutrirete con questa persona. Poi abbiamo dipendenza reciproca, situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale. Che interessante. Qui potrebbero esserci le proiezioni della luna e gli atteggiamenti di difesa di cui vi parlavo all'inizio, secondo me. Vale la pena di aspettare, il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Stavo guardando se c'erano carte di attesa, però in realtà non le vedo. Forse sì, la temperanza, però a parte l'appeso, che è proprio una carta di fermo, però qua non ci sono tante carte lente, mettiamola così. Ok, ultimo oracolo. Redenzione, carta numero 27, mi richiama un po' l'energia dell'appeso, che è l'accettazione, che è il perdono, che è la comprensione. Poi abbiamo carta numero 1, crescita, e sono i nuovi inizi. Qui avete due assi effettivamente, e dopo un movimento, un cambio di solito c'è un nuovo inizio. E poi abbiamo compassione e anche qui sento come una connessione con l'appeso, proprio perché è una questione di comprendere il punto di vista dell'altro, senza giudizio, semplicemente comprensione, accettazione e anche perdono in molti casi. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere se la lettura vi è stata utile, se insomma avete trovato spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita sulle credenze limitanti con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona e diversamente potete anche abbonarvi al canale e fare lo stesso lavoro in modo indipendente. Diciamo che è un tema che tratto in modo più generico rispetto alle sessioni personali, chiaramente, però è già un buon input. In più, nella sezione degli abbonati trovate anche temi di metafisica, di metamedicina, temi di esoterismo, ci sono meditazioni per rielaborare i traumi, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!